Salve e benvenuto o benvenuta a questa ulteriore lezione su Power Apps Service Desk in cui andremo a vedere l'origine dati. Se ricordi, quando abbiamo salvato la versione dell'app per poterla poi personalizzare, Power Apps ci ha chiesto dove volevamo salvarla e noi abbiamo detto di salvare le informazioni su Power Apps, quindi l'origine dati di queste applicazioni su OneDrive. Quindi entriamo dentro OneDrive, ci posizioniamo su questo menu con questi puntini qui, apriamo OneDrive e come puoi vedere Office 365 ha creato automaticamente una cartella chiamata Power Apps. Entriamo dentro questa cartella, entriamo dentro modelli e qui come si può vedere ci sono due cartelline, una creata 31 minuti fa e una creata 2 minuti fa. Quella creata più indietro nel tempo è quella relativa alla versione tablet e iPad dell'applicazione e quella creata più di recente, 2 minuti fa, è quella relativa alla versione smartphone iPhone. Quindi abbiamo detto che entrambe le interfacce, sia tablet iPad che smartphone iPhone, le dobbiamo collegare alla stessa origine dati, di modo che poi quando daremo l'applicazione agli utenti nelle due versioni, inserendo i dati o consultando i dati, avranno la stessa origine dati e quindi inseriranno i dati nello stesso contenitore, vedranno i dati che sono presenti nello stesso contenitore. Andiamo pertanto a cancellare la cartellina relativa alla versione dell'app per lo smartphone e per l'iPhone. Quindi qui selezioniamo questa cartellina, quella che è stata creata successivamente, e clicchiamo qui su cancella, elimina. E quindi questa cartellina a questo punto sarà eliminata. Quindi adesso andremo ad agganciare la versione smartphone e iPhone a questa cartellina a cui è già agganciata, e lì non ci sarà da fare niente, la versione tablet e iPad. Prima di far questo andiamo a vedere cosa c'è dentro questa cartellina. Apriamola e vediamo che c'è un file di Excel nominato data, cioè qui dentro ci sono i dati relativi alla nostra applicazione. In questo caso è Excel fonte dei dati dell'applicazione in Power Apps. Ovviamente in Power Apps i connettori possono essere molti altri, ma in questo caso, in questo modello Power Apps precompilato in Office 365, la fonte dei dati è un file di Excel. Andiamo ad aprirlo e vediamo che qui troviamo tutti i dati relativi all'applicazione, quindi i ticket, i tipi di ticket, andiamo a vedere la qualifica dei ticket, quelli nuovi, quelli in corso, quelli in attesa, eccetera. Insomma, qua dentro troviamo tutti i dati dell'applicazione che abbiamo appena creato. Quindi torniamo indietro e adesso torniamo in Power Apps e andiamo a collegare anche l'applicazione che è stata salvata in formato smartphone e iPhone a questa origine dati, per fare in modo, come abbiamo detto prima, che entrambe le interfacce siano collegate alla stessa origine dati. Torniamo quindi alle nostre applicazioni, quindi rientriamo dentro Power Apps e una volta entrati dentro Power Apps clicchiamo qui su Apps e vediamo che ci sono le due applicazioni che abbiamo creato. Abbiamo detto che la versione tablet iPad è a posto, è già collegata all'origine dati giusta e quindi dovremo andare ad apportare le modifiche necessarie alla versione smartphone iPhone. Quindi apriamo in modifica, quindi nell'ambiente Power Apps Studio, questa versione dell'applicazione. Quindi ci posizioniamo su questi tre puntini, clicchiamo con il tasto sinistro del mouse e scegliamo modifica. Una volta scelto modifica ci si aprirà questa versione dell'applicazione nell'ambiente di Power Apps per la lavorazione, per la programmazione dell'app, e appena ci si aprirà andremo a vedere la sua origine dati. Anche in questo caso scegliamo ignora. Per trovare l'origine dati dell'app dobbiamo andare qui su visualizza origini dati
e vediamo che ci viene la lista dell'origine dei dati. Noi di là abbiamo cancellato quella cartellina, però qui è rimasta impressa questa lista di origine dati di questa applicazione e quindi dobbiamo andare a rimuovere l'origine dati di queste applicazioni, quindi tutti quei fogli Excel a cui questa applicazione era agganciata. Andiamo a rimuovere tutto. Rimuoviamo tutto. Rimuovi, rimuovi, rimuovi e rimuovi. A questo punto, come se questa applicazione adesso è così, non fosse agganciata a niente, andiamo a dire aggiungi origine dati. Dov'è la nostra origine dati? Abbiamo detto che è dentro OneDrive for Business, dove dentro la cartellina Power Apps, dentro la cartellina Modelli e dentro quella cartellina che Power Apps ha creato automaticamente e che quindi è fatta di tutta questa stringa. La apriamo, apriamo il file Excel data e vediamo che qui dentro ci sono tutti quei fogli Excel a cui l'app deve essere collegata. Quindi mettiamo la spunta su tutti e una volta messa la spunta su tutti andiamo a cliccare su connetti. A questo punto ora sta connettendo l'interfaccia a ciascuno di quei fogli Excel. A questo punto graficamente abbiamo lo stesso risultato di quanto l'abbiamo aperta, però adesso è collegata veramente a quella origine dati, e qui la possiamo chiudere, a quella origine dati a cui è collegata anche la versione dell'applicazione tablet e iPad.